Ciao a tutti ragazze e ragazzi, ciao a tutte le persone creative che stanno guardando questo canale e spero stiate bene. Qui oggi c'è un sole magnifico e parlo da Roma e adesso vi vado a spiegare in 10 minuti circa come ho fatto a realizzare questo dipinto, che è stato un esperimento veramente entusiasmante perché come vedrete si possono mischiare tantissimi materiali, tantissime tecniche in una sola opera, quindi secondo me per chi ha voglia di sperimentare questo è assolutamente l'ideale. Come abbiamo visto in precedenza, cosa serve per fare quello che sto facendo adesso? Vi servirà innanzitutto una spatolina, se vogliamo, per mettere la pasta di gesso dentro una sac à poche, come sto facendo adesso, perché poi andremo a usare questa pasta di gesso proprio come se fossimo dei pasticceri e la andremo a mettere in tutti i contorni che vogliamo mettere in rilievo, in questo caso i petali e le foglie e tutto quello che vogliamo, insomma. Come state vedendo, non ho iniziato il video proprio dall'inizio e per questo vi dirò a voce. Ho innanzitutto comprato la mia tavola a linea da un falegname per avere una tavola un po' di qualità e successivamente ci ho passato sopra due mani di gesso e successivamente sono andata a ricreare le forme delle peonie con degli stencil che avevo. Quindi ho posizionato gli stencil dove avrei voluto che fossero le peonie, dopodiché ho preso una spatola e ho iniziato a spatolarci sopra questa pasta di gesso, così in modo tale che mi rimanesse solamente un rilievo di riferimento per poter lavorare. Stessa cosa con le macchie, avevo degli stencil già pronti e quella specie di ghirigoro tridimensionale l'ho fatto sempre con la pasta di gesso. Dopodiché procederemo con la pittura. Io in questo caso ho pitturato con colori a olio utilizzando come medium olio di noce, ma ovviamente potete utilizzare qualsiasi cosa preferiate, anche gli acrilici vanno benissimo. E una volta riempito, colorato tutto, ho voluto ricreare dei punti luce con l'oro che ho ricreato utilizzando un pigmento in polvere e un medium che non è altro che la vernice finale che uso per i quadri, di cui ve ne parlo in un altro video. E ovviamente a seconda di quale superficie andiamo a dipingere, il medium cambierà. Per esempio in questo caso, essendo un dipinto a olio, ho utilizzato la vernice finale per i dipinti a olio insieme al pigmento dorato. Scusate, ma se avessi voluto per esempio usare l'oro sulla pelle, magari avrei utilizzato un fissativo oppure semplicemente acqua. Se avessi voluto usare il pigmento su un muro, l'avrei mischiato con un altro materiale. Insomma, questo è il concetto. Ovviamente lasciato asciugare il tutto, che ci ha messo un bel po', andiamo poi a ricreare la parte bella del dipinto, cioè andiamo a colare la resina. Per la resina quando la ordinerete vi arriveranno due bocce, una più piccola e una più grande. Una appunto è la resina e l'altro è un catalizzatore, cioè
un velocizzante per l'asciugatura, diciamolo così. Il rapporto tra i due è 1 a 2, quindi 100 grammi di resina e 50 di catalizzatore. Ovviamente mettetevi i guanti perché bisogna stare sempre molto attenti quando si usano queste cose, e come vedrete dal video andrò a colare la resina sul dipinto. Purtroppo il primo strato non mi è venuto benissimo, quindi poi ne ho fatto un altro, quindi 2 strati di resina per ottenere questo risultato. E ovviamente se volete aggiungerci qualcosa lo dovete fare prima che la resina asciughi. Io per esempio ci ho aggiunto un pochino di pietre che avevo a casa, che nello specifico si tratta di opalite e ametista, che ho comprato ad Amsterdam. Dopodiché, visto che il retro della tavola era abbastanza osceno, l'ho innanzitutto firmata, perché almeno la firma rimaneva sulla superficie originale, e poi sono andata a incollare a coprire il retro con dei fogli di carta. I fogli ovviamente possono essere del colore che volete, utilizzando un taglierino e colla vinilica, e ho usato come spatola quel pezzetto di legno che si usa per fare la ceretta banalmente, però è molto comodo. E una volta che siete riusciti a coprire tutta la superficie retrostante, ovviamente andremo ad apporre il gancio per appendere questo quadro. Diciamo che bisogna essere molto precisi durante questa operazione, perché se si attacca male il gancio, il quadro poi rimane appeso storto. Quindi misurate destra e sinistra l'esatta metà a cui volete, all'altezza in cui volete mettere il gancio. Dopodiché, fatti questi passaggi, lo andate a inchiodare con i chiodini che vi verranno dati insieme al gancio e un cacciavite, possibilmente magnetico, che vi aiuta molto poi nell'inchiodatura. E una volta finita questa operazione avrete il vostro quadro, che detta così sembra quasi semplice, ma in realtà ci è voluto un bel po' tra asciugatura, colori che non mi piacevano, eccetera eccetera, però devo dire che alla fine ti dà una grande soddisfazione, specialmente per l'effetto della resina. Sicuramente la riutilizzerò, e spero che questo video vi sia piaciuto. Questo quadro lo trovate nella galleria Baltasart, e già ho visto che è stato messo nel carrello dopo nemmeno un giorno che l'avevo messo online, quindi grazie a chi si vorrà prendere questa bellezza e finanziare il mio business. Vi ricordo che il 10% dei guadagni, il 10% netto dei guadagni che si otterranno dalla vendita delle mie opere o dei miei servizi andrà in beneficenza per sostenere l'Amazzonia, in modo da preservare il nostro polmone verde, e non è un errore di comunicazione. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto. Spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo a presto.